amici, vi presento la mia vacanza a Versilia. Ciao, io sono Giulia. Lui è mio fratellino Lapo. Lui è Papino. Lei è mammina. Giulia Travel. La Versilia è una zona costiera toscana in provincia di Lucca, alle pendici delle Alpi Apuane. Nota per le sue grandi spiagge e la sua vita mondana che d'estate ha ospitato personaggi famosi di tutto il mondo fin dal 1800. Oggi, quando parliamo di Versilia, vogliamo intendere per lo più le città del litorale, che va da Torre del Lago, tocca Massarosa, per poi passare alle ben più note Viareggio, Lido di Camaiore, Pietrasanta, fino alle due città esclusivamente nell'entroterra, Serravezza e Stazzema. Una curiosità: si chiama Versilia perché un tempo questa zona era attraversata dal fiume Versilia, che sfociava a Fiumetto. Furono i Medici a deviare il fiume che oggi sfocia a Cinquale, zona non riconosciuta oggi come Versilia, per poter bonificare tutta la zona paludosa tipica di tutta la provincia lucchese. Se arrivate a Versilia con l'aereo, l'aeroporto più vicino è Pisa, distante circa 37 km. Se arrivate a un treno, ci sono tante piccole stazioni, ma la stazione principale è Viareggio, anche se qui non arrivano i treni a alta velocità. Se arrivate in auto è molto semplice. Le tre vie principali sono la via del mare, l'Aurelia e l'autostrada, che percorrono tutta la Versilia. I parcheggi sono tanti e facili e la maggior parte degli stabilimenti balneari hanno il proprio parcheggio privato gratuito per i propri clienti, anche se poi vi consiglio di dimenticare l'auto e andare in bici. Tutta la Versilia ha tante piste ciclabili. Andare in uno stabilimento in Versilia vuol dire trovare tutti i comfort. Margio e Impatti hanno tutti gli spogliatoi, docce, bar e ristorante, dove potete assaggiare i tipici spaghetti agli erzelli. Una piscina, e una grande spiaggia con le tipiche tende. In piena stagione estiva è molto facile incontrare un personaggio famoso.
Ehi, Giulia, ferma! L'avete visto? Torna indietro. Eccolo. L'avete riconosciuto? Vabbè, se lo avete riconosciuto, ditecelo su Instagram, sul nostro profilo Travel Giulia. Bravo! La bocca. Oh! Se dopo qualche giorno al mare avete voglia di montagna, nessun problema. In Versilia ci sono le Apuane. Le Alpi Apuane fanno da cornice a tutta la Versilia. Si possono ammirare anche mentre si sta facendo il bagno del mare in uno dei lidi del litorale. Questa catena montuosa è divenuta famosa soprattutto per le sue cave in marmo, utilizzato dai più grandi artisti del Rinascimento, ed oggi considerato uno dei marmi più pregiati al mondo. È un'area amata da coloro che vogliono per un giorno abbandonare l'area marina, per inoltrarsi nei sentieri per impavidi escursionisti o cammini affascinanti anche per le famiglie. Malbacco. A Seravezza, uno dei comuni nell'entroterra, si può assistere alla magia del passaggio del fiume Versilia, che si fa spazio tra la vegetazione, regalando piscine naturali dai colori unici. Queste piscine vengono chiamate polle e ce n'è una particolare che lascia senza fiato per i suoi colori e per la sua piccola cascata che ha plasmato la roccia da renderla uno scivolo naturale. La difficoltà nel raggiungere questo luogo la rende un posto ancora incantato. Ciao! Cosino, Lorenzo! Per arrivare alle piscine naturali dovete lasciare la macchina e andare a piedi. Il giorno che siamo andati a noi non c'era la navetta. Abbiamo dovuto fare tutto a piedi. La strada per raggiungere il nostro percorso. Pausa acqua e si riparte, ma siamo in forma, vero Giulia? Salve. È stanca? Ci siamo? Lo possono fare tutti i bimbi o è faticoso? Non lo posso. Faticoso? Parliamo dei pro e dei contro di questa discesa. Col passeggino. Allora, rispetto alla salita è una discesa e già si parte bene. Solo che pieno di erbe. C'è il sole, perché vedo poca ombra. Però siamo carichi. Vero? Noi si molla. Noi non si molla. Andiamo. Ok?
la piscina naturale, è bellissima. Mamma, ci spogliamo? Zuzzo sta mettendo la maglia termica perché sennò l'acqua è ghiacciata. Eccolo. È diventata popolare quando fu scelta dalla famiglia Agnelli come luogo per le loro vacanze. La famiglia Agnelli decise nel 1926 che la Versilia sarebbe stato il loro luogo ideale di villeggiatura estiva. Si creò così una moda per le famiglie nobili italiane che cominciarono a costruire ville intorno alla famosa villa Agnelli a Forte dei Marmi. Famoso divenne anche il loro lido, un tratto di spiaggia privato con annesso anche il parcheggio per idrovolante di proprietà della famiglia. Oggi la villa Agnelli e le ville circostanti sono diventate un resort di lusso di proprietà della famiglia Maschietto. Pensate che per la propria privacy la famiglia Agnelli decise di far costruire un passaggio segreto sotterraneo che unisse la villa alla spiaggia senza dover ogni volta attraversare la strada. Quindi proprio qua sotto esiste ancora oggi un passaggio segreto sotterraneo. Io sono ancora piccolina, ma quando sarò grande andrò sicuramente a ballare un Versilia. Qui ci sono le discoteche più famose dell'Italia. Questa è la Capannina, la discoteca più antica dell'Italia. Qui ancora è rimasto tutto come una volta. La Capannina quanti anni ha? 89 quest'anno. Quindi sei il nipote del primo barman che ha lavorato qua. Qui la Capannina non è cambiata una virgola. Sempre, anche come sempre è stata la Capannina, praticamente come è nata. La gran parte ha tenuto il solito arredamento storico che aveva all'inizio. Poi si è ammodernata un po' in due zone, dell'aperitivo e della terrazza mare. C'è ancora il pavimento come era 89 anni fa. Questo è il locale del famoso imprenditore Briatore. Andiamo, ci siamo, esageriamo! Facciamo casino fino al mattino! Sai, a bordo piscina, ti hanno fatto uscire per Sì, la finalmente è arrivata l'estate, allora c'è una luna bellissima. L'ha messa Briatore, è finta, È finta, vero? è tutto finto, le Qui fa- ci sarà la luna tutta l'estate perché Briatore ha deciso che qui sopra ci sarà Certo. tutta l'estate. Qua ci sono tanti altri locali che hanno fatto la storia, come la Bussola,
il Seven Apple. Insomma, in Versilia la momita non manca, anche per i più piccoli, con il Luna Park. Spingiti! Il cuore della Versilia va da Viareggio, famosa anche per il suo carnevale, fino a Forte dei Marmi, nota per le sue boutique di lusso. Qui in questa strada, nel mese di febbraio, sfilano i carri di carnevale. È uno dei carnevali più belli d'Italia. Ma ci sono caricati andati. E la testa gira a destra e a sinistra. Si alza il collo e si gira la testa. Cioè, penso proprio tecnologia di ultima generazione questa. Sì, quello è Complimenti. opera di Carlo. E quindi quanti siete sopra questo carro? A fare movimenti qui per il cavallo rosso siamo in 6. In 6 solo per muovere un cavallo? In 4. Troppo bravi, troppo, è tutta passione, è solo passione. Adesso invece sono sul famoso pontile di Forte dei Marmi. Vedete, raccolgano le arcelle.
la città più di lusso della Versilia. È d'obbligo fare in questa via una passeggiata, un aperitivo e ammirare le boutique dei negozi di lusso, dei brand più famosi del mondo. Ma la mia città preferita è Pietrasanta. Pietrasanta è considerata storicamente il capoluogo del territorio della Versilia. È famosa in tutto il mondo per la lavorazione del marmo ed è forse questo il motivo per cui Pietrasanta è divenuta la città degli artisti. Camminando per le vie medievali del centro storico è più facile incontrare showroom di artisti che boutique e ormai da anni tutta la città è divenuta una galleria d'arte a cielo aperto dove ogni anno è possibile ammirare opere d'arte, soprattutto di cultura moderna, che si amalgano con le opere antiche stabili nella città. Benvenuti a Pietrasanta!
cosa famosa della Versilia sono le pinete, dove potete fare delle belle passeggiate, mangiare un bombolone, fare un giro sul pony e tanto altro ancora. La Versilia è tutto questo, ma il tanto altro ancora. Sicuramente una vacanza per tutte le età. Io ci torno. Ciao!